Ragazzi, appena ricevuto questo bel pacco da Tennis Warehouse Europe e un paio di scarpe Nike, come potete vedere. Apriamolo insieme e si tratta delle Nike GP Challenge One, il modello utilizzato da Frances Tiafoe. Le proviamo subito, le mettiamo in campo, diciamo che ci rivediamo tra una decina di ore. Adesso sono tutte belle, pulite, fresche, nuove da indossare. Ma come saranno fra 10 ore di gioco e soprattutto come saranno sotto torchio, diciamo? Saranno confortevoli? Saranno efficaci? Saranno performanti? Diciamo che la qualità a primo impatto, a prima vista è molto alta, ci sono delle ottime ammortizzazioni. Il GP Challenge One dovrebbe avere due air zoom, uno sul tallone e uno qua sulla parte, diciamo, centrale della pianta del piede. Andiamo e proviamole. Ci rivediamo fra 10 ore. Eccoci qua. Dove ci eravamo lasciati? Ah sì, giusto, che dovevo fare circa 10 ore di gioco con queste scarpe. Ma prima facciamo un po' il riepilogo. Ho una testa di capelli che sembro un pazzo, sembra appena uscito da qualche film Psycho, e di base non ho avuto modo di farlo perché ero prenotato dal barbiere e ho ancora qualche residuo, mi sono ammalato, quindi ho l'appuntamento fissato per giovedì. Oggi è lunedì sera che sto registrando, quindi insomma ci siamo quasi e diamo un taglio a questi capelli. Ho avuto la febbre praticamente una settimana a casa, quasi 6 giorni. Insomma adesso sono in recupero, si tornerà in campo nei prossimi giorni, si rifà un po' tutto quello che c'è da fare. Quasi mi serviva, ecco, staccare un pochino perché stavo iniziando un po' a subire un certo stress da un certo punto di vista anche proprio sul campo da tennis, quindi sono contento di tornare con quella voglia pazza che sei stato lontano dal campo tante ore e veramente non vedi l'ora. Nel frattempo siamo andati online anche con Wimbledon, signori, quindi il Grand Slam Tour. Se avete deciso quest'anno di fare una vacanza tennistica, sicuramente Wimbledon può avere, diciamo così, un'alta priorità nella vostra lista dei desideri. Vi avevo parlato del Roland Garros proprio qualche settimana fa. Abbiamo fatto dei cambiamenti anche lì, ma vi lascio il link ad entrambi gli slam, così potete approfondire sia l'opzione Parigi oppure l'opzione Londra. E mi raccomando, cercate di farlo il prima possibile perché i posti sono limitati, soprattutto per quanto riguarda il Roland Garros, perché siamo riusciti a trovare i biglietti garantiti per il Philippe Chatrier, e questo vuol dire che potrete entrare sicuramente nel centrale e gli altri campi senza dover passare per una vendita pubblica e rischiare di non trovare biglietti. Bene, detto questo, arriviamo al dunque. Questa scarpa, signori, 10 ore di campo, mi è piaciuta molto e sinceramente sono entrato in campo con delle aspettative, diciamo, abbastanza alte, anche per una questione che l'ultima volta che ho utilizzato una scarpa Nike era la Vapor, non mi ricordo che numero, parliamo del 2018-2019, no, forse sì, comprate a fine 2018, le ho usate per qualche mese e mi aveva sviluppato una tallonite. Da allora non sono stato più contentissimo di usarle e avevo iniziato a usare Diadora e non mi sono mai più staccato, se non una piccola parentesi con ASICS che però non mi ha soddisfatto appieno. Quindi diciamo che questo modello di scarpa è stato in realtà una piacevole sorpresa perché non mi ha dato problemi. Certo, 10 ore di gioco, 12 ore di gioco rispetto a qualche mese non sono tante, però devo dire che ogni volta che sono tornato a casa non ho mai sentito dolori. Vi racconto qualcosa sulla scarpa di importante perché è successo questo. Le scarpe mi sono arrivate 41 e grazie a Tennis Warehouse per avermele fatte avere, e le ho dovute rimandare indietro, le ho dovute cambiare perché erano troppo stretti. Io ho sempre utilizzato 41 come scarpa Nike, fondamentalmente 26 cm, sì, 26 cm. Poi anche Diadora, sempre utilizzato 26 cm, 41. Con queste metto la scarpa, provo
insomma non potevo neanche stringere, erano strettissime, soprattutto questa parte qua del piede. Quindi le ho dovute sostituire con 42, che è un 8,5 americano, che corrispondono a 26,5 cm, è molto meglio, anche se onestamente anche un 42,5 ci potrei giocare bene. Il problema è soprattutto laterale più che di lunghezza per quanto mi riguarda. Quindi ho sentito leggermente la scarpa un po' stretta qua. E se vi devo dire, lo so, sembra brutto citare solo un aspetto negativo, ma è l'unica cosa che posso dire, tra virgolette, che non è poi neanche così tanto grave, basta prendere quel mezzo numero in più, un numero in più rispetto a quello a cui siete abituati. Diciamo che la scarpa si muove molto bene, è leggera al punto giusto, ma non è nemmeno una di quelle leggerissime da dire che non sostengono il piede. Non è una scarpa pesante e robusta come le Diadora a cui sono per esempio abituato, le Blue Fly Shield, no, le Blue Shield Fly veramente si chiamano. Ma è altrettanto nella via di mezzo, comunque abbastanza stabile e robusta. Ha un ottimo lavoro, diciamo, di ammortizzamento con l'air zoom in due posizioni, la parte alta e la parte bassa. Ha una forma un po' strana, diciamo, con il tallone che tende a fare questo lavoro qua. Però al di là di questo è molto bella, cioè è bella piena, bella robusta. Qui se stringi senti veramente tanto il supporto che ti offre questa scarpa, e non è troppo bassa, diciamo, la caviglia è ben sostenuta anche da questo punto di vista. Le ho trovate veramente comode, cioè una cosa che per esempio ultimamente, soprattutto con un modello di Diadora che infatti non ho più usato perché mi stava dando fastidio, ed era una di quelle Diadora senza la linguetta ma direttamente, diciamo, avvolgente, e quella io ho sempre preso 41 anche Diadora. Beh, quella mi ha creato tantissimi problemi nella parte interna del piede, qua in questa zona qua, ogni volta che le ho usate. Ok, questo problema poi improvvisamente me l'ha trascinato anche su un'altra scarpa che ho preso per provarla, che è la Adidas Barricade, e Adidas sono notoriamente misure più piccole, quindi lì ero già andato su un 42,5. Bene, più o meno stesso problema. Con questa scarpa non ho avuto questo problema lì, quindi questa zona qua del piede interna non mi ha creato problemi. Mi indica insomma che la scarpa ha un bel sostegno da questo punto di vista. Dal punto di vista della giocabilità, cosa vi posso dire? Io mi sono trovato bene, cioè non mi sono sentito a disagio. Non ho giocato sul cemento, non ho avuto problemi, diciamo, di stabilità, problemi di equilibrio, problemi di nessuna sorta, onestamente. Credo che Nike abbia fatto un ottimo lavoro, e io non ho un comparabile recentissimo perché la mia ultima prova risale ormai a 4-5 anni fa, 5 anni fa buoni, con una scarpa Nike. Prendetelo magari con le pinze. So che molti di voi parlano delle nuove ASICS FF3, non ho ancora avuto modo di provarle, però se vi posso consigliare, volete investire bene dei soldi, si parla di un bel po' di soldi perché chiaramente Nike è un marchio premium e si sa che le scarpe costano, soprattutto se appena uscite, però sono soldi spesi bene, ecco, quindi onestamente penso sia un'ottima scarpa, ben riuscita, che è ben ammortizzata dentro, senti che il piede è avvolto, lo senti morbido, il piede non balla. L'unica cosa, ripeto, è che è probabilmente un po' stretta ai lati, tant'è vero che non posso stringere troppo i lacci, ma va lasciata un po' non larga, però non stretto troppo. Per il resto veramente non ho nient'altro da aggiungere. Prossimi video in arrivo abbiamo la videoanalisi del colpo tecnico di Sinner per tutti voi che utilizzate la presa semi-westerner e il giocatore scelto come riferimento, o in programma un'analisi del diritto di una tennista femminile, nello specifico Emma Raducanu. Ma ditemi qui sotto nei commenti se ci sono dei giocatori uomini, donne che vorreste approfondire, e quali
loro colpi mi piacerebbe approfondire come analisi, e ci vediamo al prossimo video. E se ti è piaciuto questo, mi raccomando, metti un bel mi piace e iscriviti al canale.